Benvenuti a un nuovo episodio di Spectador Nomada e oggi ci troviamo a Milano in uno studio molto particolare. Siamo in compagnia di Claudia e Matteo che fanno parte del gruppo We Are Muesli. Ciao a tutte e a tutte, io sono Claudia Molinari, sono cofondatrice assieme a Matteo di We Are Muesli. We Are Muesli è uno studio di progettazione di giochi e videogiochi che si occupa di usare il gioco come linguaggio per raccontare la storia, per raccontare l'arte, per raccontare la memoria collettiva in un modo non convenzionale. È molto particolare che venite da percorsi molto diversi e anche l'approccio a un videogioco non così contemporaneo, tra virgolette, quindi molto più narrativo anche vecchia scuola. Come siete arrivati a questo punto, a questo progetto? Allora, anzitutto era il tipo di videogioco che quando abbiamo iniziato eravamo in grado di fare, molto semplicemente, è proprio per una mera ragione di fattibilità da una parte, ma anche in generale un desiderio di fare un po' di necessità virtù e quindi il fatto di quando siamo nati in sostanza e con l'idea quindi di sperimentare questo linguaggio del videogioco che fino a quel momento era al di fuori del nostro fare, l'abbiamo fatto e l'abbiamo approcciato mettendo assieme ciò che sapevamo e forse sappiamo ancora fare, cioè scrivere da una parte e illustrare dall'altra. Il connubio di questi due mestieri ha preso in primis i nostri primi giochi, quello erano la forma della cosiddetta visual novel, quindi il videogioco narrativo a scelte, Mm-mm. che è ciò che ci ha contraddistinto all'inizio, ma su cui poi siamo tornati anche in tempi più recenti. E se doveste mettere a confronto il vostro primo videogioco con il vostro ultimo, che se posso anche dire è uscito adesso, cioè proprio recentissimo, quindi sarebbe magari interessante se ci potete spiegare come siete arrivati ad esempio allo sviluppo dell'ultimo lavoro, che cosa c'è di nuovo quindi nel vostro percorso, se c'è, o magari seguite sempre degli stessi elementi che poi si sono ripetuti. L'ultimo gioco, anzitutto, che abbiamo realizzato in ordine cronologico è uscito a marzo 2026, si intitola In the Shoes ed è appunto un videogioco narrativo in cui abbiamo deciso, al contrario di temi che abbiamo affrontato in passato che erano magari più legati alla memoria storica e quindi con ambientazioni chiaramente connotate da un punto di vista storico, che fossero la resistenza, gli anni di piombo, il medioevo, eccetera, eccetera. In questo caso invece abbiamo deciso di scegliere oggi e la nostra città, cioè Milano, come coordinata spazio-temporale in cui ambientare il gioco e raccontare la quotidianità del vivere non solo a Milano, ma del vivere urbano contemporaneo in una grande città dell'Occidente. L'idea è nata dal guardare un pochino i videogiochi, in generale renderci conto di come questa tendenza un po' tanto massimalista, eroistica, le power fantasy nel videogioco voglio salvare il mondo, voglio fare chissà che, non esaurissero il potenziale del videogioco, ecco, e che magari provare a raccontare storie apparentemente banali, piccole, quotidiane, cosa che tanta buona cinematografia, narrativa, serialità televisiva fanno, magari nel videogioco poteva paradossalmente quasi essere qualcosa di originale. Da qui è venuta, almeno per quanto mi riguarda, così un po' l'intuizione di affrontare un progetto come In Their Shoes. Due domande. La prima, a te Claudia, dato che tu ti occupi, se ho capito bene, della parte un po' più grafica, quindi visual, e in questo ultimo progetto che è a fuoco su Milano, come sei arrivata ad interpretare, quindi anche in un modo visivo Milano? Avevo un'idea, non chiarissima all'inizio, anche perché, Milano tutte le volte che si pensa a Milano si pensa ad una palette noir, ad una palette comunque fumosa, perché Milano ha questo si porta dietro, Mh-mh. no, questo stereotipo da una parte del fumo nero delle Mh-mh. fabbriche, poi della moda, questo pink shocking. Per me in realtà, proprio perché viviamo e abbiamo lo studio in una via che, è tanto discussa e tanto chiacchierata, che è la famigerata via Padova, ed è una via che amiamo moltissimo, ed è una via che è molto colorata, ma ha un colore molto nostalgico. Ho voluto trasferire questo. La palette di In Der Shoes è una palette che ha un blu molto, molto forte, è un blu predominante, ma e poi
diciamo, tempestata di colori pastello e colori pop. E questo per me è Milano oggi, un controsenso, non ha più quei bordi definiti della moda patinata, è un colore pastello a fianco a un colore fluo, quindi questo è per me stato un po' il lavoro. Cosa significa, per chi non lo sa, un videogioco narrativo? Cosa vuol dire? Perché uno è abituato adesso ai videogiochi, mi vengono in mente, non so, quelli della PlayStation, magari io sono rimasta un po' indietro, dove entri lì, quindi in dei mondi ci sono delle storie, dei personaggi. Che cosa restituiscono invece i vostri lavori? Anche dire videogioco narrativo è molto riduttivo perché ogni videogioco racconta una storia, quindi dire videogioco narrativo è come dire che un libro è narrativo per natura, nel Mhm. senso racconta qualcosa. Dobbiamo specificarlo perché vuol dire che in quel videogioco ci sono tante parole da leggere, quindi nei nostri giochi c'è da leggere. Il fatto che i nostri giochi invitano le persone a leggere vuol dire cercare di riportare le persone alla lettura, che è Ok. una cosa per noi molto importante. Lo facciamo forse attraverso un canale più difficile perché le persone vogliono utilizzare il videogioco per evadere Mhm. e non vogliono magari entrare all'interno di quella porta, non vogliono magari dover leggere, dover fare No. questo sforzo. Ma per noi leggere non è uno sforzo e non lo dovrebbe essere per le persone che seguono i nostri progetti, ecco. È un sogno? Penso proprio di sì. Sono dentro la tua testa? Mi pare chiaro. Il videogioco È pieno di narrativo è vita. un videogioco che ti È racconta una pieno di storia me. e ti pone Tante davanti a dei vite, bivi, tante proprio come lo fa la vita reale. Questo è come lo facciamo noi. Noi poniamo dei bivi narrativi dove le domande che sei obbligato ad attraversare ti lasciano qualcosa, ti lasciano un segno, ti lasciano un pensiero che poi ti accompagnerà durante la giornata. Quindi questo è il modo con cui ci piace lavorare e ci piace affrontare il videogioco. Ed è interessante proprio perché parlavi del libro, dato che so che molti dei vostri videogiochi non sono solo su una piattaforma digital, ma hanno anche degli elementi fisici, quindi magari carte, oggetti, quindi un po' analogici, un po' tipo giochi da tavolo. Sì, sì, questo rientra appunto, siamo partiti dai videogiochi, proprio ripercorrendo Mhm. così, siamo partiti dai videogiochi, facciamo tuttora videogiochi, vedi appunto l'ultimo di cui abbiamo appena parlato, nel mezzo però c'è stata tanta così un po' diciamo sperimentazione anche da parte nostra di altri formati di gioco. Ok. L'escape room dal vivo, quindi proprio che è una tipologia di gioco per chi non è eventualmente familiare, un gruppo di persone entra all'interno di un ambiente, tipicamente per semplificare una stanza chiusa, tutti insieme, collaborando tutti insieme a un obiettivo comune. Lo scopo è quello, prima dello scadere del tempo, di, virgolette, uscire dalla Mhm. stanza. Poco prima della pandemia, per intenderci, abbiamo cominciato a sperimentarlo e applicarlo ai nostri progetti. Abbiamo realizzato in particolare 3 escape room dal vivo, di nuovo anche qua facendo un po' un semplice ragionamento, guardando cioè al fenomeno dell'escape room che allora, ma credo ancora oggi, tendono a essere di puro intrattenimento e legate in particolare a certi generi, certi temi, certi setting, l'horror, il thriller, l'avventura nel Mhm. senso così un po' alla Indiana Jones, un po' d'azione, Un po' insomma, pop anche, direi, che ci sì. sta, che è bellissimo, che è proprio ciò che ci ha fatto innamorare e apprezzare, ecco, da giocatori e giocatrici questo fenomeno. Però poi l'idea è stata, così come nei videogiochi si fa ormai da tanti anni, non ce li siamo inventati noi, i videogiochi che affrontano certe tematiche tra virgolette serie, come si usava dire. L'idea è stata, boh, ma perché non possiamo realizzare un escape room che parla, per esempio, dell'eccesso di controllo da parte di uno Stato sui propri cittadini e dell'ossessione di uno Stato per il rispetto delle regole. Mm. Così è nata la nostra prima escape room, Verisver, che era stata realizzata nel 2019 proprio in occasione del 30ennale della caduta del muro di Berlino. Oppure perché non celebrare attraverso un escape room
l'opera letteraria di Italo Calvino, Gianni Rodari, altre 2 escape room che abbiamo realizzato, e quindi quello è stato un linguaggio che per noi è stato creativamente molto stimolante, perché appunto dicevo, tra tutte le varie forme di gioco, videogioco, gioco da tavolo, gioco di carte, gioco urbano, eccetera eccetera, forse l'escape room è quello in cui abbiamo trovato il maggior grado di, diciamo, totalità espressiva, perché è un linguaggio che, almeno per come l'abbiamo cercato di esplorare noi, prevedeva game design, quindi progettazione creativo-tecnica della parte ludica, delle meccaniche di gioco, grafica, narrativa, ma anche progettazione di uno spazio, Beh, è un'esperienza alla scenografia. fine, è tutto tondo, sì. Sì, è un'esperienza a tutto tondo, sicuramente per me, soprattutto che io non nasco come amante del videogioco, Ok. non sono cresciuta con l'amore, come tanti magari game designer nel settore, ma sono cresciuta tanto con l'amore per la progettazione degli spazi, per la progettazione della grafica, quindi per me riuscire a trovare un'espressione che combinasse il mestiere che sono finita a fare, che è un mestiere che amo, che è quello del fare i giochi, quindi del game design, e combinarlo con la progettazione di un escape room. Veramente l'escape room per me è formidabile, è un formato bellissimo da progettare, la progettazione delle luci. Siamo arrivati a progettare addirittura l'odore che doveva fare l'escape room quando entravi nello spazio, che tipo di profumo doveva avere, in modo che il fruitore dovesse immedesimarsi all'interno di quel contesto che stavamo raccontando. Alla fine l'output finale non è mai la parte più bella, però è molto bello il viaggio, molto bello, doloroso come una gestazione a tutti gli effetti, però è molto bello la progettazione di per sé. Dato che avete parlato entrambi di fruitore, se doveste dirmi una parola, che genere di sensazione o che cosa volete trasmettere a chi utilizza o vive in quanto esperienza i vostri videogiochi? Credo sia stata diversa o possa essere diversa per ogni progetto, cioè da questo punto di vista ci deve essere un filo conduttore tra le varie cose che abbiamo fatto, però almeno per me è molto motivante affrontare ogni progetto un po' da zero, cioè quindi entrarci cercando di fare in modo che, come dici giustamente tu, avere un po' in mente, un po' come stella polare, ma di quel singolo progetto, una parola verso cui tendere, però credo che cambi molto di progetto in progetto. Però di recente mi è piaciuta, ho letto un'intervista, un commento che è stato fatto su di noi e mi è piaciuto, siamo stati definiti scomodi, che facciamo giochi scomodi e questo mi è piaciuto molto. Secondo me è vero, i nostri giochi non sono mai comodi, non sono mai comodi, ma neanche farli, perché comunque lavorare in questo settore ormai non so neanche più quanti anni è che lavoriamo in questo settore, non so più se sono 12, 13 anni, non lo so più. 13 anni in lavorare come indie nel videogioco culturale per 13 anni è come essere, non lo so, 50 Seduti anni. su uno sgabello non fissato con delle viti. Esatto, Beh, più o meno l'instabilità sì. è costante, credo, nel mondo della Esatto. creatività attuale. Sì, e rimanere a galla è veramente una grandissima conquista. Questo per dire che i giochi culturali sono sempre una coperta troppo corta, non c'è mai abbastanza budget per coprire tutte le cose che magari un videogioco AAA, un videogioco commerciale, tout court, insomma, questo è una cosa da ammettere. Essere stati definiti scomodi è un aggettivo che riconosco, forse riconosco in questa fase della mia vita, ecco. So anche che voi, soprattutto nell'inizio della vostra carriera, vi siete un po' dichiarati controcorrente, una sorta di statuto, una sorta comunque di regolamentazione, no, del vostro pensiero. Il fatto di essere controcorrente, lato mio, è perché è per mancanza di ignoranza nel confronto generale del mondo del videogioco. Cioè, io mi rendo conto di non saperne
siccome non conosco gli altri giochi, Ok. faccio un po' le cose a modo mio, non so come dire, no? Un po' come quelle band che fanno della musica, uno dice mamma mia che alternativi, e poi è perché non conoscono. Il nostro primo videogioco, assolutamente, io mi ricordo che mi fa quasi tenerezza, io riguardo a quei 13 rotti anni fa, a questa coppia di svitati, inteso me e lui, in questi festival incredibili con persone che ci dicevano che avevamo fatto una roba pazzesca, eccetera, paragonandoci a giochi. E io proprio non conoscevo niente, non capivo niente, avevamo semplicemente fatto delle cose senza conoscere chi erano gli altri. Mhm. Quindi forse questo è stato un po' cosa ci ha reso un po' così Diversi. diversi. Il motivo per cui continuiamo a essere molto diversi è perché un po' adesso non abbiamo neanche mai tempo di guardare cosa c'è intorno. Cioè, abbiamo fortunatamente lavoro e siamo impegnati artisticamente sui nostri progetti, che c'è poco tempo per dire ma vediamo cosa sta facendo quell'altra persona. Non penso faremo mai un gioco perché in quel momento va quel genere lì. Questo sicuro. Ecco, cioè poi se dovesse esserci questa coincidenza si presenterà sotto forma di coincidenza, Mhm. ma non ci mettiamo, nonostante sia la prima cosa che ti consigliano i gurus del mercato videoludico, ti direbbero vai a vedere quali sono i generi che Mhm. tirano in questo momento e fai ciò che le Sì, wishlist sì, su sì. Steam ti dicono che non lo faremmo, ma non perché ci piace fare giochi che vendono poco, semplicemente perché troverei più interessante fare altri lavori, ecco, piuttosto che fare questo, ma farlo tanto per. Poi se successo commerciale ci sarà mai, nel senso più di massa, non sarà perché appunto l'abbiamo scientificamente cercato a tavolino, ecco. We Are Muesli è un progetto artistico, che forse questa è una cosa che non riusciamo a trasferire bene all'esterno. Nel senso, a chi non è addetto ai lavori magari lo riconosce che è un progetto artistico perché magari non conosce tutto il mondo, ma noi siamo un progetto artistico e sperimentale, facciamo giochi, chiaramente con i giochi ci sostentiamo, però siamo un progetto artistico, quindi abbiamo una visione artistica, ci esprimiamo con una visione artistica che vogliamo trasferire, quindi non ha senso per noi fare qualcosa solo per inseguire magari un trend commerciale che poi comunque non rappresenta la nostra visione. So che oltre ad essere artisti avete anche una famiglia. Per il futuro o anche per il presente, pensate mai che cosa vostro figlio crede o vorrebbe giocare? Cioè un gioco magari legato più al mondo, non so, dei bambini, oppure anche no, eh? Ma allora, a me piacerebbe tantissimo fare videogiochi per bambini, mi piacerebbe proprio tantissimo cambiare tutto. Cioè, se io potessi proprio con una bacchetta magica e mettermi a fare giochi analogici per bambini, videogiochi per bambini, fare solo cose bellissime, coloratissime, tutte cose che finiscono benissimo, educatissime, lo farei. La cosa bella di progettare con un bambino è che sono molto, cioè è quel cliché che sono molto più, è proprio vero. Cioè ci sono delle frasi che il nostro bimbo fa 7 anni fra qualche giorno, ci sono delle cose che a volte dice, non lo so, cade un cucchiaino per terra e dice, ah, questo suono potrebbe essere perfetto per una camminata di un mostro. Cavolo, siamo già a quel livello. Mhm. Averlo fatto crescere in un ambiente digito analogico o analogico digitale,
si può dire un po' entrambe le vie, e gli ha sviluppato molte più potenzialità di un canale totalmente analogico. Lui è cresciuto in un ambiente in cui erano permessi entrambi i canali sin da piccolo, e questo lo ha reso molto perspicace e molto progettuale. Lui magari fa un disegno e su quel disegno poi mi chiede di registrare col il cellulare il suono di quel Mhm. mostro, o mi chiede di farlo muovere. È molto bello questo tipo di approccio che si può avere con un bambino. Almeno per me è stata anche, oltre a tutto quello che ha detto Claudia, anche quella di vederlo giocare e da game designer vedere il game design fruito da un bambino mi ha aiutato ad avere delle prospettive fresche, originali su come appunto un bambino approccia il livello di un videogioco, il movimento nello spazio, che cosa gli piace, cose che magari appunto sulla carta o con così ormai gli occhiali del game designer quasi istituzionalizzato, Mhm. inevitabilmente magari ti perdi, le dai per scontate, hai la presunzione di sapere cosa funziona e cosa no. Vedere invece poi all'atto pratico su cosa a un bambino può piacer perdere tempo nel senso creativo, libero del Mhm. gioco, sono state tutte, secondo me, per me, lezioni di game design. Avete dei piani futuri, delle prospettive di progetti futuri? Cosa volete fare? Ci sono tante belle cose in pentola, di cui purtroppo non possiamo ancora, Ok. a occhio e croce in questo momento non possiamo ancora rilasciare nessuna, sì, non possiamo ancora, Ok. siamo in un momento in cui abbiamo appena rilanciato un gioco e siamo in avvio di varie collaborazioni interessanti. Chissà che fra qualche settimana Avremo già novità. con Però di certo c'è un videogioco narrativo, un Sì. prossimo progetto di videogioco narrativo. Esploreremo la dimensione narrativa del videogioco in un modo con delle meccaniche diverse rispetto a quelle che abbiamo frequentato finora, e questo di sicuro ci sta mettendo in un momento di profonda crisi nel senso di opportunità, quello che dicono Crisi. quelli bravi a fare le interviste. No, però sì, è un momento in cui il nostro prossimo videogioco sarà un po' fuori dalla nostra comfort zone, ecco. Tendete molto anche a cose non solo appunto nel territorio italiano, comunque so che avete anche degli agganci al di fuori dell'Italia, quindi l'essere in parte internazionale fa parte anche dei vostri lavori. Sì, diciamo che siamo riconosciuti internazionalmente proprio come anche un punto di riferimento da fuori verso dentro. Mhm. Guardano ad alcuni studi, e non siamo gli unici, ma siamo tra quei pochi che vengono contattati per rilasciare anche delle dichiarazioni importanti sullo stato dell'arte, come l'Italia si sta muovendo da un punto di vista di produzioni, da un punto di vista, cioè siamo un po' un punto di riferimento perché abbiamo anche una visione molto diversa. Quando si pensa a videogioco e politica, si pensa a noi e a pochi altri studi. Quando si pensa a videogioco e cultura, si pensa a noi e a pochi altri studi. Quando si pensa a videogioco e public history, si pensa a noi e a pochi altri studi. O videogioco e design, abbiamo un po' nel tempo ci siamo riusciti a, non voglio neanche dire ritagliare, perché ritagliare vuol dire che eravamo dentro a Mhm. un disegno che ci siamo ritagliati. In realtà l'abbiamo costruito perché non c'era nessun disegno. I nostri titoli rappresentano un po' le nostre identità, quindi la nostra identità, proprio quello in cui noi crediamo, il nostro orientamento, cioè tutto quello che noi Mhm. pensiamo e vogliamo. Sono arrivata all'ultima domanda, che è un po' una domanda di rito che facciamo sempre. Mm. Non siamo alle Iene. La mia domanda è rivolta un po' al cuore del podcast che abbiamo, che è Capo Chat, che serve un po' ad essere una prospettiva per giovani che si
stanno inserendo adesso quindi in questo canale un po' dell'arte contemporanea. Che consiglio, che tips vi sentite di dare, o magari qualcosa che avreste voluto sentire quando avete iniziato il vostro percorso? So che ovviamente sono passati tanti anni e quindi la situazione non è più quella attuale, magari adesso c'è bisogno di un altro tipo di prospettiva. Che cosa vi sentite di dire magari a qualcuno che, non lo so, come voi vorrebbe iniziare un nuovo progetto, non sa che cosa fare, dove posizionarsi, gli interessano i videogiochi oppure no? Cioè, magari non sa neanche di di questa appunto prospettiva attuale. Il mondo è grande, Slogan, pronti. non è fatto solo di followers. Di followers. Penso fermamente che sia meglio valere molto per pochi che poco per molti. Cioè? Cioè di non, è un po' quello che dicevamo prima, non rincorrere sulla base di metriche che poi non si capisce che cosa misurano realmente. Vedi il successo misurato in seguito sui social network, sotto il quale poi che cosa c'è al di là del cuoricino o del pollicino. Lo so che è un discorso da stravecchio barboso, però un po' mi stufo a farlo da solo, però più passa il tempo e più mi sento insofferente nei confronti di tutte queste dinamiche estremamente drogate peraltro dagli algoritmi delle piattaforme, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che anche negli spazi dei social media ci sia spazio per ritagliarsi appunto nicchie di significatività e di appunto di rapporto diretto tra chi ha un progetto artistico X, quale che sia, e il suo potenziale pubblico, e il fatto che poi appunto non ci sia un numero a 6, 7, 8, 9 cifre di follower non significa che non valga da una parte in sé per sé, ma anche che non possa diventare sostenibile per la propria quotidianità. Si può restare piccoli senza avere volontà di crescita infinita, esponenziale, virale. Si può restare piccoli e restare esistenti al mondo e perseguire quello che è la propria visione artistica. Allora io come do 2 consigli o forse 3, ma inizio con 2. Ok. Allora il primo è Bere molto. no, ci arrivo. Però Dedicarsi a... è importante capire che l'artisticità è un percorso, che non è che perché sai disegnare bene o pensi di saper disegnare bene o pensi di saper scrivere bene o pensi di saper fare buona musica, non c'è un percorso che deve essere rispettato. C'è un percorso che va rispettato. Il tuo percorso artistico è un tango e deve andare, ci sei tu che per un po' dovrai essere guidato da qualcuno, finché poi non imparerai a guidare. Bisogna imparare a stare nel tango e capire che c'è, soprattutto quando si è all'inizio, c'è qualcuno che ti deve guidare e ti devi fidare di quella guida, perché è importante. L'altra cosa è che avrei voluto che qualcuno mi dicesse che bisogna comprare cioè del collirio. A me nessuno me l'ha detto. Il collirio? Sì. Ok. Cioè mi sono ritrovata a 40 anni con l'occhio secco e qualcuno che mi diceva quindi io voglio dire a voi, Comprate il collirio. subito da adesso le gocce, subito, perché se fate questo lavoro, cioè sempre, se no è finita. Cioè, ma proprio finita, cioè l'occhio secco è una brutta bestia. Quindi queste 2 cose. Forse c'era anche una terza, ma non so se la voglio dire. Lascio Ok. così. Rimarrà nell'evanescenza. Forse non la voglio dire. Ok, Forse va bene, era rimarrà misteriosa. per il prossimo episodio dei post. Però il collirio Sicuro. più del tango. Più del Il tango. collirio più del tango. No, io direi che abbiamo concluso, ecco, con un po' di collirio e un po' di tango. Io vi ringrazio. Grazie a te. È stato molto bello intanto conoscervi dal vivo e soprattutto, anche se queste prospettive un po' social, noi appunto di Spettatore Nomada siamo appunto un team giovane,
Però condividiamo molto questa idea dell'utilizzare delle piattaforme che sono accessibili per promuovere dei contenuti validi come quelli di creare una community, soprattutto di professionisti che sono poco conosciuti o comunque che fanno dei lavori o hanno delle professioni molto particolari, e offrire anche un'esperienza diretta a chi sta iniziando adesso, perché noi per prime, diciamo, ci siamo ritrovate un po' in questo contesto, ed è sempre utile, no? Capire un po' come gira il mondo e dove sta andando. Quindi grazie per il vostro tempo e invito come sempre tutti quanti a seguirci sui canali per sapere di più su We Are Muesli, chi siete, cosa fate e quali sono le prospettive future. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie, ciao.